Ciao a tutti, sono Elio, mi trovo a Cefalù in provincia di Palermo e alle mie spalle vedete il Duomo Normanno e visiteremo un tempio e delle mura megalitiche che possiede questa bella città. Come prima cosa dobbiamo salire sulla rocca che domina la città. E siamo entrati per salire alla rocca di Cefalù per dirigerci al tempio di Diana. E qui vediamo la rocca dal basso. Si continua a salire e qui ci sono i resti di alcuni magazzini e di una chiesa di Sant'Anna. Siamo arrivati quasi in cima alla rocca di Cefalù. Guardate che panorama. Qui siamo a circa 150 metri di altitudine. La rocca fu abitata in epoca medievale. Vi furono costruiti magazzini, delle chiese, delle cisterne, perché gli abitanti di Cefalù volevano difendersi dalle continue incursioni di saraceni e siamo arrivati all'edificio megalitico che è comunemente noto con il nome di Tempio di Diana. Guardate che bello! Gli archeologi ipotizzano una costruzione in due fasi. Prima dovrebbero essere stati eretti blocchi inferiori più rozzi, più grandi, e si parla del X-IX secolo a.C., e poi quelli superiori che sono un po' più squadrati, quelli per intenderci sopra l'architrave. E si è trovato che la sua porta d'ingresso agli equinozi era allineata al pianeta Venere e con il Sole al tramonto. Si pensa comunque che questo edificio avesse una funzione sacra, anche se il nome Tempio di Diana è più di uso, diciamo, popolare. Il tempio è stato costruito cavando blocchi da questa stessa rocca e ingloba anche una cisterna che vedete con copertura simile a quella di un dolmen, e comunque sembra che nel Medioevo abbiano continuato a usarlo con finalità religiose. Le dimensioni del tempio sono altezza massima 6 metri e larghezza 11. E in questo punto della rocca vedo molti blocchi megalitici erratici. Guardate questo con due fori rotondi, o quest'altro con un altro foro più grande, dove entra anche un pugno. Questo è scolpito, si vede chiaramente. Anche questi sono scolpiti, guardate che grandi. Guardate quest'angolo e guardate questi. Questi massi sono scavati, lavorati. Guardate qui che spigolo. È erosione naturale questa? Fa queste cose la natura? E guardiamo questo masso enorme. Vediamo com'è lisciato bene. Anche sopra. Agenti atmosferici che hanno dato forma a questo masso? E questo è un cerchio perfetto. Perfetto, sembra fatto col compasso. Qui siamo proprio in riva al mare, diciamo, e c'è un tratto di muraglione megalitico. E si vede bene. Non è facile da raggiungere, comunque vediamo bene l'orientamento abbastanza orizzontale di queste linee. E sono pietre molto molto grandi. Sono riuscito a scendere un po' e da qui si vedono un po' meglio.
Anche se per il loro colore si confondono un po' con le rocce che formano la scogliera, si vede chiaramente che sono rocce megalitiche. E qui sono state, come dire, cementate tra di loro. Anche quest'angolo. E qui vediamo una posterula. E qui la vediamo da fuori. Da questa parte manca l'architrave. Qui siamo in città e ce n'è un piccolissimo trattino, ma sono in un terreno privato e sono coperte da alberi di banano, quindi le vediamo da fuori. Ecco, sono anche segnalate, ma non si vede praticamente niente se non questi banani lussureggianti. Qui siamo in una piazzetta in centro e alla base della chiesa di Santa Maria della Catena c'è inglobato nel muro della chiesa un piccolo tratto di mura megalitiche. Qui è dove c'era l'antica porta terra e questo è il lato. Bene, la nostra visita in quel di Cefalù termina qui, ci vediamo alla prossima, ciao!